è che a Milano, questo succede la mattina presto di domenica, un amico di questa ragazza abita in Sardegna, a Milano, un amico di questa ragazza vede comparire in camera sua la Madonna. E te dici, vai. La Madonna gli dice a questo ragazzo, telefona al fratello di questa donna perché lei si sta suicidando. Questo con la Madonna in camera prende il telefono e telefona al fratello. È pazzesca sta cosa. Il quale il fratello dice, sì, la Madonna, ma stai scherzando, perché stiamo scemi? No, questo insiste, questo qui ce la fa più, dice, va bene, ora vado a controllare, non ti preoccupare, tu. Scende, al piano di sotto, alza la saracinesca, la donna che si stava preparando dice, no, non ti preoccupare, sto solo mettendo a posto delle cose, che suicidarmi? No, io non ci penso nemmeno, va bene, grazie, allora il tuo amico è scemo. Chiude, saracinesca, ritorna su. La donna ricomincia a rimettere insieme tutte le operazioni del suicidio. A Milano, dopo una mezz'oretta, a questo signore gli ricompare la Madonna in camera. E la Madonna in camera gli dice, guarda che, e gli rifà tutto lo storione. Questo qui, fuori dal cervello, gli telefona fino alle 5 del pomeriggio, quando il fratello va giù e trova la donna che ha messo in atto il suo processo di togliersi la vita. La prendono, la portano in ospedale, gli fanno la lavanda gastrica e la salvano. Però lei mi disse, c'è qualcosa che non torna, perché io mi sono pure suicidata, però qualcosa non torna. Uno, addosso avrei dovuto avere tutto il corpo distrutto dal cloro e invece avevo solo una piccola parte qui dietro la coscia e dietro la schiena, che era stata distrutta, la pelle. Poi mi ero spogliata. Come mai mi sono ritrovata vestita con la sciarpa al collo? C'è qualcosa che non torna. Allora noi prendiamo il soggetto, lo mettiamo in ipnosi e gli facciamo ricordare l'istante in cui lei si vuole suicidare. Nell'istante in cui lei si vuole suicidare, gli compare anche a lei la Madonna, con delle altre Madonne che la prendono e con degli strani militari ti portano dentro una montagna che si apre, dove lei viene introdotta con un carrello in un ascensore, scende 5 piani e lì gli fanno l'operazione, cominciano ad appiccicargli dei pezzi di pelle dappertutto e gli fanno una strana lavanda. Il sangue, una cosa entrava nel braccio sinistro e usciva dal braccio destro. E poi la rimettono lì. Quando lei va all'ospedale, lei aveva preso una boccetta di Tavor intera, il dottore dirà che lei aveva il sangue che sembrava acqua distillata. Acqua distillata. Qualcosa aveva fatto in modo tale che te non dovevi morire, perché te sei una mucca da mungere, una mucca buona da mungere, perché hai tanta energia. Oppure il ragazzo della Piaggio. Il ragazzo della Piaggio torna a casa il venerdì sera e decide di suicidarsi. Si chiude in casa, i genitori non c'erano, dico della Piaggio perché lui lavorava allora come operaio della Piaggio, faceva motorini, e prende la solita boccetta di Tavor, che ora gli facciamo a questo Tavor una bella reclama. Si ritrova all'ospedale. Si ritrova all'ospedale col solito problema, lavanda gastrica, ma l'analisi del sangue non rivela niente, io non capisco come mai, qua e là su e giù, senza dirgli niente, lo prendo, lo metto in ipnosi, perché noi stavamo cercando di capire questa cosa, allora erano i primi tempi, quindi non avevamo ancora capito bene cosa succedeva, e senza dirgli che cosa gli avrei fatto raccontare, lo rimetto nelle condizioni del ricordare il suo suicidio. E la scena che racconta è completamente differente. Lui entra in casa, prende questa boccetta di Tavor, senza nessun motivo, perché? Boh, non lo so, beve questa roba, la mangia, e a un certo punto gli chiedo, chi c'è con te? E lui in ipnosi, c'è quello alto. Quello alto? Quanto è alto quello alto? Sarà almeno 2,20 m. Ci passa dalla porta? No, non ci passa. Come è vestito? È di blu. E c'ha una tuta tutta attillata, e i capelli arancione, e gli occhi con le pupille verticali. E che cosa ci fa lì? Ah, non lo so da dove è venuto fuori. Ti dice qualcosa? Sì, mi parla della testa. E cosa ti dice? Cosa hai fatto, cretino?
E te cosa gli dici? Niente. E lui mi dice telefona al tuo amico, digli di venire subito, telefona al tuo amico. E te cosa fai? Io telefono al mio amico, il quale sarà quello che poi avviserà l'ambulanza che lo andrà a trovare. Telefona al tuo amico. E poi cosa fa? E poi mi prende in braccio, sotto braccio, e mi fa camminare avanti, indietro, e mi dice non ti addormentare, non ti addormentare, non ti addormentare, perché deve cercare di consumare tutte le tossine. No? E chi ha aperto la porta? Chi ha aperto il cancello di sotto? Che erano chiusi, da dentro. Lui se li ritroverà aperti e l'ambulanza che può entrare se lo può portare in ospedale. Esempio. Oppure discoteca. Ragazzo, discoteca. Va in discoteca, i suoi amici, non si è mai drogato questo ragazzo, i suoi amici per fargli un rispetto tra virgolette, gli somministrano in un alcolico che lui beve una pasticca di crack. Lui va in coma immediatamente e sarà in coma perdendo il movimento del cuore per 15 minuti, cioè lui è morto. Dopo 15 minuti si sveglia un po' rincoglionito e dice ma lo sai che io so che cosa è successo, perché io ero lì morto, ma non ero morto, vedevo tutta questa gente, anzi a un certo punto sono uscito fuori dal corpo e guardavo dall'alto cosa succedeva e c'era il mio amico che è andato a un certo punto nella sua macchina di fuori della discoteca a prendere una cosa nel cruscotto che era una siringa, è tornato indietro e mi ha fatto anche questa puntura. Il giorno dopo lui rincontra l'amico e gli dice ma te hai fatto questo e quest'altro? L'amico fa ma io, te come fai a saperlo? Io in realtà non l'aveva detto a nessuno. 15 persone attorno a questo signore, per 15 minuti col cuore fermo, questo rivive. E a un certo punto i suoi amici, un po' rincoglioniti dalla discoteca, vedono una strana forma luminosa che esce fuori da questo disgraziato. Questa forma luminosa è lui. E lui in ipnosi, quando descrive la cosa che succede, vede che ci sono degli esseri alti, bianchi, di capelli, con 6 dita, che lo prendono, lo portano nella loro macchina volante e riassestano in parte questa parte animica che si è staccata dal corpo e ce la rificcano e la ripigiano a forza dentro il contenitore. Ma non basta, perché dopo un po' lui i suoi amici rivedono questa cosa luminosa che rientra nel corpo e dicono qui ci siamo drogati tutti, il che era possibile. Lui si sveglia dopo 15 minuti di cuore fermo ed è vivo, ma non finisce qui, perché un po' rincoglionito si siede su una poltrona e aspetta il fine della serata, ma le cose non finiscono lì, perché a un certo punto lui sente il bisogno di uscire, fuori dalla discoteca c'è la spiaggia e a un certo punto il tempo si ferma e vengono dei signori, questa volta alti, biondi, con i capelli rossi, vestiti di azzurro, con 5 dita e le pupille verticali, che se lo prendono, se lo portano su, lo mettono su un lettino e gli fanno la solita trasfusione di sangue, dicendogli non ti fa più fregare, che sennò qui è un casino. Dopo gli ridanno un calcio nel culo e lui si ritrova a dormire sulla sdraio del mare lì. I suoi amici alle 6 di mattina vanno a cercarlo e lo trovano lì perché dice questo è morto, sarà andato a buttarsi nel fosso da qualche parte, invece lui sta abbastanza bene e però non ricorda tutto quello che è successo, che invece ricorderà nel momento dell'ipnosi, cioè ricorda tutto, ricorda anche quello che gli altri amici hanno fatto e che non gli hanno detto ed è in grado i suoi amici poi di confermare stranamente questa cosa perché lo guarderanno da quel giorno in poi come cioè, con sospetto, ecco. Oppure a un certo punto soggetto X, questa è una donna in ipnosi, io so che questa donna nei colloqui preliminari che abbiamo fatto come al solito mi racconta in parte la sua vita e mi racconta di un incidente, di un sogno, di un incidente, no, in realtà un incidente vero che lei ha avuto. Lei andando in motorino, sì, in una certa zona è stata piallata da un camion. Lei quello che ricorda solamente è che un signore
biondo e alto, gli teneva la testa.